con voi direttamente dall'Italia Fulvio e dagli Stati Uniti Piero. Con viaggio tra cibo, curiosità, attualità e costume, per scoprire insieme come vivere al meglio tra la cultura europea e lo spirito americano. Pronti a unire gusto, salute e risparmio? Allora restate con noi perché Smart & Healthy sta per iniziare. Ben ritrovati cari amici di Smart & Healthy. Siamo mercoledì, qui è partito tutto sul computer, no, ok. Siamo mercoledì 11 giugno, siamo a giugno, infatti il clima ce lo sta ricordando perché qua, almeno a Firenze, è parecchio caldo, non so da te Piero, che se è iniziato... È iniziata l'estate anche qua, sì, è parecchio umido e caldo, quindi stiamo risentendo anche della temperatura estiva, mettiamola così. Sì, ieri specialmente ieri mattina con Andrea in studio abbiamo acceso 2 condizionatori, nemmeno uno, 2, perché fa caldo, ma abbiamo anche il sole che ci batte la mattina e sai, cortocircuito va in onda in diretta alle 10 di mattina e abbiamo dovuto provvedere in qualche modo. Ho detto portiamoci dei cubi di ghiaccio, si scioglierebbero, però è una soluzione anche quella. Vabbè, ma intanto resta l'acqua fredda, se non altro. Esatto. Bando alle ciance, qui è Smart & Healthy invece e si parla di differenze tra Stati Uniti e Italia e Stati Uniti, Europa e Stati Uniti. E c'è una camicina oggi, Piero, che per un attimo penso sia più la luce, mi è apparso una vestaglia invece. Insomma, una vestaglia non è una vestaglia. No, e poi vedendo bene si vede che è una camicia, però insomma a colpo d'occhio ho detto ma che è in vestaglia, poi no, è una camicia perché ho visto il riflesso, il luccichino del bottone e ho detto no vabbè, c'è il bottone della camicia, è una camicia. Qui non ci sarebbe da stupirsi nemmeno più di tanto, perché poi vedi in giro gente in tutte le maniere possibili e immaginabili alla fine. Quindi viva la libertà, però anche insomma un po' la decenza. Diciamo andrebbe meglio effettivamente. Decenza che effettivamente sappiamo bene in questi giorni, anzi è notizia di ieri a quanto pare, non la prima notizia degli scontri. Infatti mi hai domandato ma di cosa stanno dicendo degli scontri a Los Angeles? E io ho caduto come una pera cotta. Una pera, scontri, che scontri? Qui si parla di nazionale che ha perso. Sì, diciamo che la classica disinformazione delle news di cui si parlava anche negli scorsi episodi. Ovviamente sì. Quelle che sono le notizie realmente che dovrebbero dare non vengono date e vengono invece date quelle per mantenere il popolino nell'ignoranza. Poi c'è anche da dire, no vabbè, poi sai, io non seguendo telegiornali non è che mi sono preso la briga e vado a vedermi le notizie punto per punto, però no, anch'io non seguo telegiornali, ormai lo sai, da circa 20 anni, sì. Per cui però quantomeno diciamo che utilizzo altri mezzi di informazione per mantenermi un attimo aggiornato quantomeno su quelli che sono i fatti principali del mondo. Poi ovviamente, essendo mezzi di informazione realmente indipendenti, ognuno poi è libero di farsi la propria opinione a riguardo. Sì. Vabbè, comunque ieri sul Sole 24 Ore Trump senza truppe Los Angeles brucerebbe, mi dicevi che non ha inviato 4 gatti, vabbè. Allora diciamo ha iniziato dicendo ne invio 500, poi siamo arrivati a 2000, di questi 2000 ne sono arrivati 300 e questi poveri cristi sono costretti a dormire sui pavimenti perché non sono stati nemmeno organizzati nella maniera corretta. Gli ha detto andate e vedete cosa potete fare. Andate e vedete cosa potete fare, sì, che poi nella realtà dei fatti quello che sta succedendo sono delle proteste sì, contro
fatto delle deportazioni e dei rapimenti in giro per strada arbitrarie e compagnia bella, però sono tutte proteste pacifiche. Sì, c'è tutto da verificare poi quello che viene un po' di notizie alterate, diciamo così. Sì, giusto quelle 2 righe, tanto per mantenere come al solito la narrativa. Allora, avviandoci verso il nostro argomento invece principale, il nostro filone principale, volevamo parlare di alimentazione e fast food, però molte volte, prima di addentrarci in questo ambito, molte volte quando si parla ovviamente di fast food si parla anche di salute. Sì. Poca. Si parla di salute. Poca, tendenzialmente, però si parla di salute. Parlando di salute, notizia di ieri, c'è questa bufera negli Stati Uniti che 400 farmaci approvati dalla FDA non avrebbero gli standard richiesti, cioè l'ente certificatore per i farmaci nazionale, per i farmaci statunitensi, quindi l'FDA, confermami o meno Piero, il quale ha certificato 400 farmaci. È come dire, guarda, noi abbiamo la Nutella, la certifichiamo come Nutella, però poi questa Nutella certificata non ha i requisiti per essere certificata come tale. Ma sai, le bustarelle alla fine funzionano con tutti, Vabbè, i soldi fanno sempre comodo sostanzialmente. È inutile che ci si sta a raccontare la storia della fava. E questo ovviamente è il caso eclatante degli Stati Uniti, però funziona in tutto il mondo così. Non stiamo a prenderci per i fondelli, le industrie farmaceutiche qui la fanno da padrone e ovviamente sono tra i maggiori fundraising per i vari candidati politici e ovviamente ogni candidato politico che venga eletto poi ha da pagare il balzello all'industria farmaceutica che l'ha finanziato. Mi stupisce minimamente quello che è successo, anzi. FDA, cara FDA, certificami, ti do $10. $10 per modo di dire, i soldi che passano sono maggiori, parecchio. Sì, decisamente. Di più, sono di più di quelli che si pensa. Però perché siamo arrivati a questo? Perché volevamo parlare di fast food, perché negli Stati Uniti è praticamente la patria del fast food, giusto? Sì, diciamo di sì. È la concentrazione più diciamo ce ne sono abbastanza tanti e tra le altre cose ci sono, come si diceva anche l'altra volta, le code fuori dai fast food la mattina alle 7. Questo per darti un'idea di come effettivamente funzionino le cose qui negli Stati Uniti a livello non solo di alimentazione, ma anche proprio di quello che la gente poi ingurgita e si mette in corpo sostanzialmente. Sì. Ho trovato una notizia di un mese fa su fast food, però devo essere abbonato a Sky TG24. Mannaggia. Cosa dice il titolo? I prezzi del cibo ai tempi di Trump, potrebbe anche essere interessante, però vabbè, ora questo ne parleremo appena lavorare un attimino. Praticamente hanno fatto un monitoraggio, stanno facendo un monitoraggio grazie al Washington Post per capire l'effetto dell'inflazione prima e dopo il governo Trump proprio sul fast food, cioè usano il fast food pranzo come indice. Sì, esatto. E ora se riesco a trovare un articolo simile, vediamo le mie ricerche. Alla fine il fast food, almeno qui negli Stati Uniti, non è che sia particolarmente caro, anzi paradossalmente è quasi più economico che non andare a fare la spesa al supermercato per mangiare tutti i giorni. Ovvio che
come si diceva prima, la qualità del cibo poi ne risente, e ne risente anche la salute fisica, ma poi fondamentalmente è un cerchio, no? E la salute fisica è qualcosa che qui negli Stati Uniti viene totalmente monopolizzato dalle varie assicurazioni, dai vari ospedali, che ti fanno pagare cifre astronomiche per poi fondamentalmente anche per incazzare. Più ci vengono ammalato e meglio è. Però cibo spazzatura è tanto amato da Trump. Però stavo leggendo del 2024, del 3 dicembre 2024, giornalista prova la dieta di Trump, come fa ad essere ancora vivo? 7 giorni di fast food, 12 diet coke al giorno e niente acqua. L'esperimento di Gareth Davis svela l'incubo alimentare del presidente. Magari è solo di facciata, però ci credo molto poco che effettivamente sia a quei livelli, dubito molto che sia così. Sì, in effetti no, vabbè. No, perché sennò questo sarebbe già non solo diabetico ma molto altro. Sì, no, infatti. Che credo che l'attuale cuoco della Casa Bianca sia italiano, qualcosa del genere. Sono curioso. Quindi spaghetti tutti i giorni? Vabbè. Almeno sarebbe, se non altro, dieta mediterranea. Sì, no. Allora, sto cercando tanto si sta parlando di fast food, ora andiamo con ordine, dai. Andiamo con ordine. Sì. Se no qui la mettiamo in caciara. Che va anche bene, però insomma. No. Potrebbe non essere proprio il massimo. No, vabbè. No, perché nel frattempo parliamo e io sto cercando. Notizia del 30 aprile 2025: la più grande catena di fast food ha chiuso oltre 600 punti vendita negli Stati Uniti. No, nell'ultimo anno, non dice negli Stati Uniti. Si parla di Subway, Subway Restaurant. No, negli Stati Uniti, oltre 600 punti di vendita proprio negli Stati Uniti. E vabbè, sarà un'inflessione, sì. Allora, Subway qui è abbastanza famoso e conosciuto, fa ovviamente panini, a metà fa una sorta di McDonald's e un qualcosa un pelino più salutare, forse, però ce ne sono parecchi. Il fatto che sia a quei livelli sì. È abbastanza indicativo, mettiamola così. No, infatti non è il Burghi che non esiste più, però al tempo stesso non è nemmeno il McDonald's, che sostanzialmente la fa da padrone ormai in tutto il mondo. No, beh, certo. La fa da padrone, ma la fa da padrone. Vabbè, intanto iniziamo parlando che non siamo qui, così almeno mettiamo tutti in pace. Non siamo qui a consigliarvi di andare o non andare fast food. Quello che ci limitiamo a dire, non eccedete. L'eccesso non è mai positivo, nel bene e nel male, quindi cercate di essere moderati. L'equilibrio è sempre dovrebbe essere la parola d'ordine, perché a volte a me è capitato di andare a fast food, quindi non è che ti dico non ci andate tutti i giorni, ma non credo che una volta ogni tanto ci siamo andati e ci si va tutti, dai. Ma sì, una volta l'anno, se ti capita, pace, non è esatto. Però, come mi hai scritto in scaletta, ok, il fast food non è, perché il fast food è nato, e si vede anche nel film, nelle biografie di McDonald's, raccontato come un pasto veloce. Infatti la traduzione fast food, pasto veloce. Però poi di conseguenza progressivamente è subito diventato un discorso anche legato all'economia, come si diceva poc'anzi, che è insomma è più economico di un ristorante normale, è più economico anche soprattutto negli Stati Uniti, come mi dicevi te, di fare la spesa
anche una spesa medio salutare. Ma allora, paradossalmente, anche se te andassi al supermercato a prendere le stesse cose per farti il fast food a casa, diciamolo così, spendi di più, spenderesti comunque di più. E quello è l'assurdo della cosa, perché comunque la materia prima, che sia il pane per farti proprio il panino fisicamente, o l'hamburger, o anche semplicemente il barattolo di maionese, perché qui poi non stanno sicuramente a farsi la maionese in casa e cose del genere, spendi nettamente di più che non andare lì. Allora hanno sostanzialmente da fare, levando tutto poi lo sbattimento di preparare, levandosi tutto lo sbattimento di preparare, levandosi lo sbattimento di arrivare al supermercato e riprendere la roba sì. Arrivi lì, voglio quello, quanto? 5 minuti, 10 minuti se ce l'hai. E ovviamente è legato al tema, come dicevamo, abbiamo anche detto, il tema della salute, perché ovviamente magari all'inizio, perché come vedrete anche dopo parleremo anche dell'origine dei fast food, si parla di tempi più di 100 anni fa, sì, perché White Castle è nato nel 1921 e all'epoca era solo un concetto embrionale del fast food. Ora io cerco di immaginare, di medesimarmi nell'americano del 1921, che non aveva la vita frenetica che abbiamo noi, non aveva, magari ce l'aveva anche, iniziava ad averla, perché comunque sì, l'epoca era quella post guerra, quindi di lavoro sostanzialmente ce n'è anche tanto da fare, però di sicuro non è quella che abbiamo oggi. No, quella frenetica di oggi non sanno neanche, non saprebbero neanche cosa sia. Però vabbè, a parte questo, nasce White Castle, che è letteralmente Castello Bianco. Vabbè, è la traduzione. È la traduzione letterale. Sì. Nasce il concetto di pasto veloce, più che altro legato anche, sì, io penso, immagino, perché poi noi dobbiamo andare su posizioni, perché i libri di storia ci raccontano certe cose, ma poi la vita vissuta dalle persone lo sappiamo solo se ce l'hanno raccontata, perché io so che mio nonno stava sempre in officina, ma lo so perché me l'ha raccontato lui, non è che nei libri di storia dicono allora gli operai, sì, nella rivoluzione industriale, quindi nel fine 1700, ma non nel 1921, almeno a noi ci arrivano le notizie più, anche quelle più eclatanti, diciamo. Sì, no, poi diciamo anche una cosa, per fortuna noi, la nostra generazione, ha avuto la possibilità di accedere a questa tipologia di notizie da gente che l'ha vissuta proprio sulla propria pelle. Sì. Esatto. Altre generazioni non sapranno mai in realtà che cosa è stato e si baseranno sostanzialmente su quello che insegna a scuola. Non è proprio... No, esatto. Esatto. Allora, si parlava di White Castle nel 1921, quindi dopo la prima guerra mondiale, che gli Stati Uniti non li hanno neanche sfiorati, perché è stata soltanto una guerra europea, anche se guerra mondiale, ma sì, diciamo la verità, non è che sono stati interessati. No, hanno partecipato in maniera molto blanda, sì, come una seconda guerra mondiale. Non come la seconda, esatto. E vabbè, tralasciando il fatto che poi la guerra fisicamente non è mai arrivata negli Stati Uniti. Sì, se vuoi parlare dei territori d'oltremare per Arbor, va bene, d'accordo, ma però non, cioè, a Los Angeles e a New York e non c'è arrivata la guerra. Ora parliamoci chiaramente. Quindi White Castle nasce nel 1921. Infatti il più famoso che hai citato prima è nato nel 1940, intorno a quegli anni, e poi all'inizio era in fase di un esercizio, non era come lo conosciamo ora,
Poi se qualcuno ha visto il film, è arrivato Ray Kroc che gli ha detto: ma voi siete scemi, è un'idea geniale, l'idea fantastica, ma è vero. Poi lasciamo perdere il personaggio Ray Kroc avido e magari sempre affamato di soldi, però concettualmente e economicamente è un'idea che funziona, perché c'hai una catena di montaggio, letteralmente catena di montaggio del panino, che ti dà il panino in 10 minuti, 5 minuti. Sì, infatti, e poi sempre nella stessa maniera, cioè puoi andare appunto piuttosto in Italia, il panino è quello, è che mangi la stessa cosa dappertutto, ma è molto sicuro. No, infatti qualsiasi posto, non sai la lingua, però dici: guarda, voglio non faccio nomi, ma voglio quel panino lì, lo trovi a Budapest, lo trovi a Roma, lo trovi a Tokyo, magari scritto in giapponese, ma è il solito panino. Questo vabbè è un po' il potere del franchising e di fare tutte le cose, gli esercizi tutti uguali. Ora White Castle non so, volevo vedere in quali paesi è, perché io non l'ho trovato all'estero qui in Europa. In Spagna non l'ho trovato, neanche in Germania, ma neanche magari in Francia c'è, ma ce n'è. Io addirittura prima di appunto aver iniziato a fare le ricerche per la puntata di oggi, sinceramente non l'avevo nemmeno mai sentito. È la prima volta che ne sento parlare. No, non ha visto nada. Ok, no, praticamente è... Va bene, ora guardo un attimino. White Castle Restaurant. Ok, a livello regionale, nel nord-est. Nel nord-est. Area servite. Midwest, New York, l'area metropolitana di New York, no, Las Vegas, Phoenix, no, è prettamente americano. Non è... Infatti non c'è in Europa per quello, ma non c'è neanche in altri paesi europei o extraeuropei. Teniamo conto che comunque per esempio anche KFC in Europa non è tantissimo. Allora io l'ho visto. Sì? Non è molto che è arrivato poi. No, io la prima volta che ho visto Kentucky Fried Chicken del colonnello, del famoso colonnello, anche lì è una storia incredibile che non ha niente a che vedere col fast food di adesso, perché poi magari ora tralasciamo McDonald's, perché McDonald's ha una situazione un po' particolare, però il film con non mi viene il nome dell'attore, con Batman, sto fregato, neanche a te ti viene in mente. Non mi viene in mente, aspetta, lo scelgo. Sì, resto qui. L'idea no, mi viene un altro nome, ma non è lui. Brian Keaton, ecco, Keaton. Sì, Michael Keaton, che interpreta in maniera esemplare il personaggio di Ray Kroc. Però all'inizio magari qualche fast food ha iniziato anche con buone intenzioni, e anche KFC ha iniziato con le buone intenzioni. Questo colonnello in pensione non sapeva più come, no, in pensione, non so se era in pensione o era stato destituito, non me lo ricordo, andrebbe visto. Però ha avuto successo con questo fast food del pollo, inventandosi la ricetta segreta e tutto, e a 75 anni mi sembra, sì, dopo i 70 anni. Quindi sono anche storie dietro, ci sono degli avvii anche interessanti, anche dal punto di vista economico, dal punto di vista culturale. E poi vedi quelli di adesso che non sono minimamente quelli che sono stati creati, di quando sono stati creati. E KFC io l'ho visto la prima volta nel 2007-2008 a Barcellona. In Italia ancora non c'era. Diciamo una quindicina d'anni fa, sì, più o meno. Sì, in Italia ancora non c'era. In Italia è inizio 2019-2020, mi sembra ci sia, non mi ricordo. Giusto tempo per il Covid praticamente. Sì. sì, però giusto appunto per il che Portare Cante è la seconda catena più grossa al mondo.
Sì, vabbè, poi ha avuto delle liti, ecco, per esempio, ha avuto delle liti, ora non mi ricordo dove, fin da subito, però, vabbè, a parte è nata, KFC è nata nel 52, da Harlan Sanders, però ha avuto delle liti sul trattamento dei polli. Ora, all'epoca, negli anni 50, sì, che c'è stato sempre il discorso dell'ingrasso dei polli non consono. All'inizio, nonostante questo, ci sta anche che non fosse neanche troppo chimicamente forzato, perché dicevo, noi andiamo a mangiare ai polli, che sono i polli più grossi e riusciamo a fare le alette più grosse, o più alette no, perché sennò ce l'hai geneticamente modificato. Diciamo che all'epoca geneticamente modificato non esisteva ancora. È più, le riti sono più, sì, probabilmente su quello che veniva usato per darli da mangiare, o su quanto effettivamente li facevano mangiare per farli crescere più velocemente. Sì, magari in Italia è dal 2014. No, aspetta, in Italia era stato aperto un ristorante negli anni 70 a Napoli, ma chiuse poco dopo. E fino all'estate del 2014 sono state soltanto nelle basi navali, nelle basi dell'aeronautica militare americana a Sigonella e in Sicilia a Gricignano. In Sicilia e a Gricignano in Campania, quindi come si diceva Taco Bell settimana scorsa è solo la base americana, quindi è solo l'appannaggio degli americani che possono entrare nella base. Sì, dal 2014 fine 2014 sì. Vabbè. Allora, l'idea di base del fast food potrebbe non essere nemmeno tanto sbagliata, il problema poi è la messa in pratica. Esatto. Sì, sostanzialmente. Senti, allora io direi, visto che è arrivato il tempo di lasciare spazio alla regia, e torniamo fra poco continuando a parlare di fast food, storia dei fast food americani e italiani, e ci troviamo tra poco. Perfetto, a tra poco. Eccoci rientrati, cari amici di Smartenetti, l'arte di essere è venuta così, l'arte di essere fit senza fare la fame, anche se qui stiamo parlando di fast food, di storie, di come sono stati creati. E a parte ho trovato una pagina che si chiama Info Franchising, perché il 99% dei fast food sono in franchising e si scoprono delle perle pazzesche, delle cose incredibili. Ora ci arriviamo, perché sono dei nomi che nemmeno io sapevo. Vabbè, già settimana scorsa mi hai detto Taco Bell, non conoscevo il trend su Instagram e faceva la canzoncina, diceva Taco Bell, però l'unica cosa che sapevo Taco Bell. E stavo cercando, te sta ridendo te tu ridi, chi dovete... Sto ridendo perché so a che cosa hai riferito qui, oltre al fast food, alla moglie, lascia fare. Alla moglie di Trump, non mi ricordo, l'avevo letto. Alla detta stampa della Casa Bianca. La detta stampa, la segretaria, la detta stampa, sì, è vero. Comunque Taco Bell, tanto stavamo parlando prima abbiamo parlato di KFC, di Kentucky Chicken Fries, possiamo parlare di Taco Bell, che è del gruppo Yum Brands, fondata nel 62. Vedi, sono tutte catene, tante catene fondate prima degli anni 70, perché fondamentalmente quando è venuta fuori la cultura del il boom economico, grosso modo il boom economico, sì. Taco Bell nel 62, che conta oltre 7.000 punti vendita,
e più di 250 nel resto del mondo. E vabbè. Bello, questo è infofranchising.it e ti dice, per chi volesse, noi no perché non ci interessa, però Taco Bell utilizza la formula del franchising, chiaro, come McDonald's, e richiede un investimento minimo di circa $1,5 milioni con capacità con capacità finanziaria proprio per almeno 700.000, quindi sono quasi 2,5, sono più, no, 1,5 milioni, sono sono quasi 2.300.000, che non è poco, insomma. No, esatto. Però McDonald's, per esempio, qui mi dice che il brand richiede una disponibilità finanziaria per almeno 400.000 euro per un investimento medio complessivo di 800.000. Praticamente, però considerato che però praticamente riesce a pagare locale sostanzialmente. Sì, e poi c'è anche però le royalty del 5% e contributi pubblicitari del 4%, quindi tu paghi un 4% sulle pubblicità. Ti garantisce il guadagno. Sì. Poi dipende ovviamente tutto sempre da come va, eccetera, però sostanzialmente diciamo che se fai le cose seguendo quelle che sono le indicazioni difficili. Allora, devi farle seguendo le loro indicazioni, perché cari amici che ci ascoltate, se non sapete bene come funziona un franchising, ve lo dico in parole poverissime, due parole. Franchising vi dicono: guarda, te puoi aprire questo negozio, questo fast food in questo caso, come stiamo parlando noi, a patto di seguire alcune regole, però non è che sono regole opinabili, no? Per dire, e c'è nella bibliografia di McDonald's all'inizio c'era chi invece della M aveva messo un'altra lettera perché era l'iniziale del cognome, e ci sono delle regole di immagine, di decisioni anche aziendali sul reclutamento dei dipendenti, tutto. Ma proprio anche di come fare il prodotto stesso alla fine. Sì, tutto. Cioè, se ora dico il nome, no? Se il doppio cheeseburger, nel doppio cheeseburger di McDonald's ci sono i cetriolini in agrodolce, non può essere fatto un doppio cheeseburger senza cetriolini, perché c'è proprio nel manuale. Lo può fare una volta, può fare 2 volte, se qualcuno dice e si lamentano con la casa madre, sono finito di usarli di sono problemi perché, finito no, però ci sono delle penali abbastanza toste. Detto in soldoni, poi è chiaro che ci sono dinamiche molto più complesse all'interno, ma non voglio entrare perché sennò ci vorrebbero 5 puntate solo per quello. Continuiamo, parliamo anche di fast food che non conosciamo, perché Shake Shack, che poi ricorda molto un fast food stile McDonald's, che sta prendendo parecchio piede anche qua negli Stati Uniti e che è un pelino più salutare forse, per quanto possa essere salutare come si dice appena un fast food, è un pochino più caro, però anche lì effettivamente un po' come Burger King, che è più caro di McDonald's, però anche panini più grossi. Esatto, quindi Shake Shack invece c'era un pochino più piccini, però noi si è provato una volta e effettivamente non è malaccio. Per quanto possa essere salutare un fast food. È stato un carretto di hot dog a Madison Square Garden Park a Manhattan a dare il via a Shake Shack nel 2004. È stato aperto un chiosco permanente, questo moderno chiosco di hamburger sulla strada. Sì, praticamente è l'evoluzione del cosiddetto carrettino che si vede nei film, soprattutto anni 80, che vende hot dog e hamburger, e è l'evoluzione. Sì, perché alla fine ci sono tuttora. Sì. Allora, dicevamo, Burger King, che sono 13.000 ristoranti nel mondo, anche in Italia c'è. Per l'investimento che viene richiesto dal brand è di 500.000 euro minimi,
ma con una durata contrattuale, perché tu firmi proprio un contratto con la casa madre di almeno di 20 anni. Quindi per chiudere un Burger King devi aspettare 20 anni. Sì, poi sarebbe tutto da capire se magari il fatto che non è produttivo piuttosto che no, vabbè, certo, se è produttivo magari cedi l'attività, però cioè, se hai una gallina dalle uova d'oro che continua a produrre, non credo che... No, non penso proprio anch'io. Poi, rimanendo nell'ambito dei panini, abbiamo detto all'inizio puntata che c'è Subway Restaurant che ha iniziato a chiudere 600 esercizi negli Stati Uniti. Poi vedi, questo no, stavo leggendo, leggo anche dal punto di vista del marketing, no? Economico. Questo però non credo ci sia in Europa. Wendy's no, non mi sembra di averlo mai visto. No, Wendy's è solo americano. Cioè è nata a Dublin, ma in Ohio, no a Dublino. Allora, paesi, è presente anche nei seguenti paesi: 7.000 ristoranti nel mondo: Aruba, Bahamas, Canada, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Emirati Arabi, Filippine, Georgia, Giamaica Georgia, cioè c'è Giappone, la cosa più vicina. Ah no, anche in Ungheria, ma in Ungheria non l'ho visto, magari non c'è. Vabbè. La catena viene tanto per capire, perché se vi viene in mente questo aspetta, c'è una mappa. L'estate in Italia, perché c'è una mappa su Wikipedia diffusione di Wendy's, in rosso i paesi in cui è presente e in arancione quelli in cui lo è stato ma ora non è più, e in giallo c'è l'Italia. Stava in qualche aeroporto, mi dici te. Può darsi. In giro non mi sembra di averlo mai visto. In Italia no. Allora, se guardando, ora vi dico anche il film, se vi viene in mente di questa catena di fast food, dico, ma io l'ho vista da qualche parte, mi viene in mente, la catena viene citata insieme a Jack in the Box, che è un'altra catena di fast food, nel film Pulp Fiction di Quentin Tarantino, dal personaggio interpretato da Samuel Jackson. Invece nel cinema italiano appare invece uno dei primi fast food storici di Milano, in via Corsica, nel film del 1986 Italian Fast Food, con all'interno il cast della storia della trasmissione Drive-In. Ok, quindi hanno fatto Italian Fast Food, classico tipo cinepanettone natalizio, però basato sui fast food. Immagino di sì. Allora, avevo visto una cosa divertentissima, perché c'è questo Jollibee, che dicevo, ma Jollibee è in America? No, non ci riguarda. Non riguarda l'Europa. Allora, no, forse in America c'è, non lo so, ora ti guardo, forse non dalle tue parti, perché poi anche parlare di Stati Uniti è un territorio talmente vasto che alla fine non è le stesse cose dappertutto. Esatto. Però dice che Jollibee, aspetta, i nostri negozi, no, Jollibee in Italia c'è a Milano e a Roma. Vedi, e a Milano e a Roma io non ci sono mai andato. Jollibee, che non so cosa faccia, però pollo fritto, i menù, pollo, burger e spaghetti. Vabbè, oddio, spaghetti se sei in Italia però ci sta che li faccia anche. Sì, vabbè. Allora, praticamente questo è un fast food, la più grande catena di fast food delle Filippine. Esatto. Sì. E hanno 2 punti vendita in Italia. Sì, l'ho scoperto ora. Jollibee scritto con la J, Ollibee, e investire in Jollibee non è economicissimo. Si parla di quanto? 5 milioni di dollari per entrare nella rete di franchising, sì. E c'è un altro fast food, visto, sto facendo un po' l'elenco, ma catena ristorativa statunitense, inoltre 3.400 punti operativi. Arby's,
specializzato anche in panini e sandwich, ripieno soprattutto con carne e roast beef, nato nel 64. Tra l'altro ce l'abbiamo anche qua vicino, ma non abbiamo ancora provato. Via, quindi andrai in missione per conto del podcast di Radio Centro Web, di Smartnet. Ma come fai a trovare gli argomenti? Vado a provarli. Direttamente. No, anche questi però vogliono $1 milione, da $1 milione per iniziare, e una capacità, e quindi cash o comunque disponibili 500.000. Cioè, quindi $1 milione. Diciamo non sono proprio economicissimi per un investimento iniziale. $1 milione le può fare in cambiali, $1 milione, ma 500.000 ce le deve avere in banca. Sì. E poi si trovano, questo è Wagamama, che è una catena di ristorante giapponese fondata nel 92 a Londra. La filosofia della base del brand è una ristorazione slow e salutare. La cucina Wagamama utilizza infatti cibi freschi e genuini, e in ogni ristorante la cucina è a vista. Il brand ti vedi cucinare. McDonald's vedi cucinare, ma vedi anche effettivamente che ingredienti usano. Sì, esatto. No, esatto, non è poco assolutamente. Allora, volevo vedere wagamama.it, c'è anche in Italia. Ristorante. Vabbè, in Liguria, a Roma, vicino Varese, a Milano, e poi a San Paolo. Dov'è? L'Oreo Center. Non l'ho visto, però l'Oreo Center è a Bergamo. L'Oreo Center è un modo per passare il tempo se hai da aspettare l'aereo a Bergamo, perché l'aeroporto di Bergamo non ha niente, è tipo Peretola come terminal, un po' più grosso, ma come terminal non offre niente, non offre molto. E davanti, dall'altra parte dell'autostrada, ma ci puoi andare a piedi, c'è Oreo Center, che è il doppio del terminal dell'aeroporto, anche. E questo Wagamama c'è in Italia, ma va bene, è del gruppo Percassi Food and Beverage, quindi Percassi che aveva tutta la proprietà, ora meno, di Atalanta FC. Poi andando brevemente, che abbiamo una decina di minuti, c'è Dunkin' Donuts, che è statunitense, che però è fast food di ciambelle donuts. Fanno solo ciambelle. Lo so, l'ho provata a Berlino, la trovai la prima volta nel 2008 a Berlino l'estate. No, non ci sono punti in Italia. Poi vabbè, parlando dell'Italia, in Italia abbiamo i bomboloni. Esatto, abbiamo anzi, che ci sono, che poi ho scoperto in sono uguali, ma poi li chiamano diversi. Ci sono le ciambelle, sono i bomboloni, ma vengono chiamate anche in Campania graffe, perché sai perché viene? Perché è non è che so bene la storia, però secondo me hanno tradotto Krafen, che è la stessa cosa, che è il bombolone, a graffa. Potrebbe essere. E rimanendo nel discorso dei dolci, c'è Starbucks, che ovviamente ha una ventina di punti di sede in Italia, però insomma, ovviamente ha detto parecchio in questi ultimi anni. Sì, ma sai, vedi, anche lì si parlava di discorso culturale, economico. Allora, Starbucks non è che è venuta in Italia, perché molti all'inizio ma Starbucks non avrà successo perché il caffè, come lo fanno, questo me lo puoi dire te, che in America il caffè se lo prende al bar o in un ristorante aprite cielo, ma fuori d'Italia quasi non lo puoi chiamare realmente caffè? No, assolutamente. Liquido è acqua di rubineto, un po' di polvere, ma è un sapone, non caffè. E questo vi rende l'idea, cari amici. Quindi Starbucks non è che viene a dire ma viene a insegnare a fare caffè, no, è un concetto totalmente diverso, perché
perché c'è un discorso legato alla socialità, a un discorso anche legato al fatto che ora molti esercizi danno la possibilità, ma io mi ricordo quando ancora non c'era il roaming gratuito in Europa, dove ti scalavano gli stessi giga che in Italia. Starbucks era un'isola, era un paradiso per collegarsi al wifi gratuitamente. Poi certo, era un'isola felice. Era un'isola felice. Nel frattempo ti bevi il caffè, il cappuccino, il frappuccino, qualcosa da bere conino. No, veramente no, io ho provato, me l'avevano fatto già provare, fatto in casa, il caffè tonic, che è praticamente acqua tonica. No, è buono, non sembra, è acqua tonica e caffè e sciroppo d'acero e ghiaccio, no, è una bevanda dissetante. Quando torni qua te lo faccio fare da chi dico io e te lo faccio provare. Un caffè tonic. Più che altro perché sembra quasi una bestemmia, non tanto. No, vabbè, però insomma, anche quello. Ed è un concetto che esula dal fatto di prendere il caffè al bar che abbiamo noi come italiani come concettualità. È diverso, è totalmente diverso. Cosa che purtroppo non è diverso perché perché la qualità è quella è Domino's Pizza, che è catena internazionale che fa la pizza, ma come si diceva fuori onda anche prima, l'abbiamo provata con amici un paio di volte perché hanno voluto proprio lì, ma no, assolutamente no, ma a parte no, cioè loro, ora te ne dico anche perché stavo leggendo la descrizione qui sul sito internet, nel 2015 arrivò anche in Italia Domino's Pizza, ma ha voluto fare, mi viene una parola e non va bene, non si può dire per radio, te la dico dopo, però hanno voluto tra virgolette insegnare agli italiani a fare la pizza, e infatti nel 2022 le sedi italiane sono state chiuse per fallimento, a parte perché se devo andare a mangiare una pizza in un fast food vanno in una pizzeria che comunque è veloce, e rispetto per esempio a Starbucks ha avuto non la genialata, però ha usato leve diverse per continuare a mantenersi, che non è quella di insegnare a fare il caffè, ma di viverlo in maniera diversa. Sì, poi diciamo anche che Starbucks, come dicevi giustamente, poi è diventata anche un punto di riunione, nel senso che chi ha bisogno di una wifi ed è in giro, va dove si collega. Tanto per darti un esempio. No, ma è proprio come ora di quelli bravi, ora ti tiro termine fuori, hanno studiato scusate, proprio un concetto di marketing experience diverso, cioè un'esperienza, una leva diversa sul vivere l'esperienza, non sul fatto di andare a bere il caffè, perché sennò faceva come Domino's Pizza. Sì, esatto. Poi sono stati un pochino più, tra virgolette, lungimiranti. Dal punto di vista lungimiranti, hanno capito che se volevano mantenere il mercato non dovevano venire a consegnare nessuno. E dall'altro lato hanno giocato sul fatto appunto probabilmente anche proprio della possibilità di socializzare. Sì, certo, certamente, perché comunque hanno, se non si sono fermati al prodotto nudo e crudo da vendere, cioè se io devo vendere un panino e mi devi dare il motivo di mangiare qui il panino, cioè o è il panino più buono del mondo, e allora o è il caffè più buono del mondo, ma in Italia è difficile avere il caffè, anzi certi bar italiani non lo fanno poi non è neanche così buono, quindi bisogna scoprire quale bar fanno il caffè buono. Però allora mi devi dare altro di contorno per far sì che il cliente venga, punto. Cioè non è che il Domino's Pizza non l'ha fatto. Ma allora anche lì ci sono altre catene che per esempio facevano un servizio simile, chiamiamolo così, tipo Runner Pizza, che era prima che niente, piuttosto che Runner Pizza a parte è nata in Italia, sì, e diciamo
allora Runner Pizza, che non so se al di fuori di Firenze c'è Runner Pizza, però ma ci sarà probabilmente anche un equivalente, no? No, è che Runner Pizza sì è... No, è solo a Firenze Runner Pizza, però come concettuale... qualsiasi città abbia un equivalente. Sì. E sono nella città metropolitana, perché c'è anche a Signa, insomma, Sesto Fiorentino, fuori, vabbè. Ma non è tanto quello. Runner Pizza è più accomunabile come servizio a un Deliveroo, a un Glovo che ti fanno consegnare al domicilio. È che Glovo è un service e basta, Runner Pizza ti fa la pizza e te la porta, quindi è una via di mezzo. Ah no, ci sono dei Runner Pizza e puoi mangiare la pizza lì. Però ti danno la pizza nel cartone, te la tagliano magari fondamentalmente, cioè non è che è sicuramente la qualità del ristorante, il servizio del ristorante alla fine sono comunque fatti a sufficienza da poterlo mantenere. Sì. Poi c'è anche Pizza Hut, famosa per la pizza, non so, non credo ci sia in Italia però. Anche in qualche aeroporto. No, Dallas in Texas, diffusione, no, in Italia non c'è. No, in Italia non c'è. Vabbè, poi quando vai a toccare determinate cose è ovvio che sì. O sei veramente in grado di farle come io comando, se no non le fai. Sì. Vabbè. Ci siamo un po' persi, ma va bene, tanto quello che sempre di fast food si parla, dai. No, tanto sì, più che altro potremo riprenderlo anche la volta prossima, parlando di salute, che c'è un impatto almeno a livello americano sulla salute pubblica, sulla salute incredibile, perché diabete, obesità, senza parlarne, assolutamente. E poi vediamo, perché magari ieri mattina è venuta fuori una notizia che si è confermata, è abbastanza preoccupante, quella di Robert Kennedy che ti dicevo prima, e va rivista un attimo, va capito un attimo quali conseguenze potrebbe portare effettivamente. Sì. Anche quella abbastanza delicata, abbastanza grave tra le tante. Sì. E no, stavo parlando Jack in the Box. C'è Jack in the Box, è sempre hamburger e patatine fritte, cioè io non lo so, perlomeno visto che a parte ce n'era una e ha chiuso però, che ho citato all'inizio brevemente, perché concludiamo con i fast food italiani. Come fast food italiano, vabbè, come non ricordare perché è stata comprata dal gruppo McDonald's, che era Burghi, il mitico Burghi, di quando si era piccinino è nata nel 1981 e nel 2006 è stata inglobata da McDonald's. Sarà quasi dei pischelli, dai. E nell'81 io non ero nato ancora, però io avevo già 6 anni, per poi alla fine c'aveva anche all'epoca. Allora aspetta, voglio vedere la mascotte, non me la ricordo, perché più o meno molti fast food hanno no, insomma, neanche è una bocca tipo tipo Rolling Stones, però con i denti e la faccina. Ora vabbè, te la mando c'è la spilla c'è la spilla su eBay, non so quanto la vendano. Sì, non so quanto la vendano, però vabbè. No, a 5 euro neanche. Vabbè. Neanche proprio di tanto. Rara vinta di 5 euro, io pensavo lo vendessero di più. Vabbè. Che ti la spilla no, un fast food invece, sì, fa retro. Un fast food invece che sta andando, insomma, è vabbè, c'è Toast It, ma sempre in hamburger. Vedi? Se tu vuoi avere un franchising, invece di comprarti la macchina,
ti compri un... Sì, perché allora c'è Food Delivery di consegna a domicilio, che è un investimento da 2.000 euro. Neanche per più di tanto, alla fine No, c'è un investimento accettabile. Sì, c'è Pastamato, che è franchising sulla pasta, ci vuole sui 10.000 euro. Toast It ce ne vuole sui 20.000. La Crescia Mia, che vabbè, è un pezzo sul crescione, su piadine e quant'altro. Investimento di 20.000 euro. Quello più caro è Pios, ristorante di pollo, che è investimento da 30.000 euro. Boh, vabbè, insomma. Sono tutti comunque prezzi abbastanza accettabili rispetto a quegli altri che abbiamo visto prima. Vedi, inizio, investo in Food Delivery, vai, 2.000 euro. Lo stavo leggendo, diamo consigli di investimenti. Su eventuali fast food. Sì, esatto, però un fast food che ha preso campo e ho provato, che è K-Toast, che c'è... non è in Puglia, non è nelle Marche, non è in Abruzzo, però c'è in Toscana, sì, perché l'ho visto, sono andato via a Firenze, in Liguria, in Emilia Romagna, in Veneto, in Lombardia, in Piemonte, c'è in Sicilia, in Calabria e poi in Sicilia, in Calabria e in Sardegna, quindi vabbè, la prossima volta che vengo in Italia si fanno a provare. Sì, c'è per voi. Sì, no, sono toast, non neanche troppo poco salutari, anzi c'è anche quelli vegetariani. Allora. No, vabbè. Per questo, vabbè, ora ti invio Willy Denti. E detto questo, la scaletta l'abbiamo seguita e non seguita, però possiamo riprendere. Alla fine. No, vabbè, ci sono molti argomenti ancora da poter trattare sempre su questo filone, perché abbiamo intaccato il punto 2 un pochino, neanche, perché poi non abbiamo parlato né di Five Guys né Hardee's Monster Burger, quindi abbiamo ancora un pochino. È un mondo, è un oceano da navigare, voi non avete idea. Detto questo, noi vi lasciamo alla programmazione e ai nostri podcast, che vi obblighiamo a seguire e ad ascoltare, soprattutto ripassate, almeno vi rendete idea del nostro format e soprattutto di Smart and Healthy. C'è anche il canale di sottofondo ed una prova ai fast food. Ci ritroviamo mercoledì 18. E vedi, era contenta anche il cane, perché ci ritroviamo, perché ogni settimana noi siamo online. Mercoledì 18 su questo canale. C'è da aggiungere la sua anche, giusto? Vabbè, lo faremo parlare ai microfoni direttamente. Detto questo, cari amici, grazie per l'ascolto, alla prossima settimana nuova, grazie Piero. Ciao, alla prossima. Ciao.